E l'argomento ovviamente è quello del perdono e voglio iniziare questa trattazione con una frase, che è una frase che praticamente racchiude tutto questo percorso che ci può portare poi a questa liberazione finale. Ed è: perdonare è liberare un prigioniero e scoprire che quel prigioniero eri tu. E quindi già da qui noi scopriamo che il perdono è qualcosa che riguarda personalmente noi, non tanto gli altri quanto noi. Eh, Noi fondamentalmente soffriamo perché ci facciamo scivolare addosso il perdono, ovvero, cosa intendo? Lo rifiutiamo, a volte proprio ci rimbalza addosso, non ne vogliamo sapere, ci scontriamo pure col perdono. Eh, Voglio iniziare però facendo un passo indietro, cioè la maggior parte dei nostri disturbi trova le radici negli abusi che noi abbiamo subito nell'infanzia. In questo caso, per abusi intendo sia quelli di tipo fisico, sia quelli di tipo emotivo, sia quelli di tipo psicologico, sia quelli di tipo sessuale. Intendo abusi anche quelle manipolazioni, quelle imposizioni che magari non possono essere definite tali così in senso ampio, ma che alla fine il nostro subconscio invece li ha percepiti come tali. E ripeto che possono essere appunto anche delle imposizioni, delle manipolazioni che noi possiamo aver subito. Il perdono può condurre a una rimarginazione molto veloce delle ferite che sono state causate in noi, e quindi possiamo superare questi traumi. Quando parlo di ferite, mi riferisco sempre nell'accezione di poco fa. Può essere una ferita fisica, può essere una ferita psicoemotiva, può essere una ferita di tipo sessuale. E per quanto riguarda il perdono, beh, il perdono è di certo una pratica antica, ma non antichissima, nel senso che il perdono più che altro deriva sempre da una condizione che prevede un senso di colpa di base, come dicevamo prima. Però questo senso di colpa non c'è sempre stato nell'essere umano. Il senso di colpa si è sviluppato quando l'essere umano, per assurdo, ha sviluppato un'intelligenza attiva, un'intelligenza cosiddetta superiore, perché come tutte le cose, tanto si sviluppano i rami quanto le radici, quindi tanto evolvo in altezza quanto devolvo in profondità. E quindi, come dicevo, è una pratica sì antica, ma non così ancestrale. Ecco perché quando noi non avevamo ancora questo tipo di intelligenza, il senso di colpa non esisteva, perché avevamo una modalità di vita molto simile a quella degli animali. Gli animali non hanno un senso di colpa, gli animali fanno le cose perché ritengono che siano da fare. Quindi anche quando per esempio fanno del male a un altro animale, non lo fanno perché vogliono imporre qualcosa, ma lo fanno sempre per autodifesa. Ecco, questo è quello che accadeva anche a noi esseri umani. Per sviluppare questa pratica antica è necessaria una eccezionale forza interiore. Quindi non è una cosa così semplice, tanto più che il perdono è considerato una pratica, una virtù sovrumana, proprio per la difficoltà che abbiamo nell'attuarla,
ma non tanto perché sia difficile di per sé questa pratica o questo stato interiore, quanto perché la nostra mente, in questo caso mente, e quindi ci va a creare dei conflitti che in realtà sono, come posso definirli? Sono inutili, sono inesistenti questi conflitti, è solo una nostra mancata, eh, come posso definire? È un nostro mancato modo di concepire come stanno veramente, di comprendere come stanno veramente, le cose. Il perdono è anche la variante di quella che noi chiamiamo vendetta. La vendetta è un sentimento e quindi un'emozione che in alchimia trasformativa è definita inferiore, ossia una cosiddetta ehm, emozione di pancia. E la sua trasmutazione in emozione superiore sfocia quindi nel perdono, ovvero la cosiddetta emozione di cuore. Questo diventa un vero e proprio sentimento se scaturisce dal desiderio di farsi giustizia in seguito a un rancore o un risentimento. La persona offesa, in questo caso, quindi ritiene di aver subito un torto, che può essere sia reale sia presunto, e quindi vuole rendersi giustizia da sola. Facendo cosa però? Causando un dolore uguale o maggiore al persecutore. Però questo non è perdono. La vendetta è un po' quello che viene definito nella legge del taglione che era inserita nel famoso codice di Hammurabi, no? Che questo principio appare anche nella Bibbia, nel libro Levitico, nel capitolo 24, ai versetti 19 e 20. Ovvero, ovviamente la conosciamo un po' tutti, se uno farà una lesione al suo prossimo, si farà a lui come egli ha fatto all'altro, frattura per frattura, occhio per occhio, dente per dente. Gli si farà la stessa lesione che egli ha fatto all'altro. Beh, in questa maniera noi creiamo un mondo di zoppi, di ciechi, ok? Di persone che non sono più in grado di parlare, perché nel momento in cui io tolgo tutti i denti, voi sapete che facciamo fatica anche a parlare, perché ovviamente la dentatura ci permette anche di parlare. E secondo uno dei principi cristiani, la miglior vendetta è infatti il perdono. Quindi questa sempre trasmutazione. E quindi è il Vangelo che infonde il messaggio cristico, che rivela poi quale messaggio? Quello di porgere l'altra guancia, ma porgere l'altra guancia sempre, come ho detto più volte, come azione di libero arbitrio anziché di reazione meccanica, cioè quell'azione che spiazza l'avversario, perché se tu mi percuoti e io ti dico fallo ancora, l'avversario viene spiazzato perché non si aspetta un'azione di questo tipo, anzi si prepara anche a difendersi perché si aspetta una reazione uguale e contraria. E prima però di proseguire, io volevo parlare, anzi voglio, non volevo, io voglio parlare di quello che è in realtà il vero significato di vendetta, che non è questo farsi giustizia facendo del male uguale e contrario all'altro, ma ha un concetto completamente diverso, ovvero la cosiddetta vendetta, il cosiddetto significato all'ottava alta. E voi vedrete che il significato di vendetta all'ottava alta, cioè per il suo significato etimologico, è molto simile al perdono. Il termine vendetta ha una sua accezione
di intesa perfetta tra centro cerebrale e centro cardiaco, ovvero di coerenza ed equilibrio. Non è quindi una bassa interpretazione intestinale, prima abbiamo detto interpretazione di pancia, ovvero con un significato di impulsività, di sopravvivenza. Infatti l'etimologia del verbo vendicare ci riporta un valore di protezione e libertà. Pensate proprio l'esatto opposto. E quindi la facoltà che ogni essere umano ha della totale disposizione di se stesso e della propria vita. La vendetta, infatti, sempre etimologicamente parlando, è un atto di redenzione o di liberazione, con la quale il garante è disposto a pagare un prezzo e lo schiavo o accusato è restituito a libertà attraverso il tocco della verga. La verga, che secondo ovviamente la simbologia, ha un valore di potere, di creazione e di trasformazione. E vendetta ci indica la liberazione da altrui proprietà, che può essere sia sul piano materiale, sul piano psicoemotivo, e quindi è la proprietà è la dipendenza da una manipolazione sia mentale ad opera di una autorità, sia a livello anche proprio fisico, insomma. E tra l'altro questa manipolazione può sfociare nel tradimento del proprio sé attraverso dei comportamenti, delle attitudini, delle azioni che vanno a divergere dal nostro codice d'onore personale.